Pronto a passare ad una postazione di guida professionale? Beh, fallo con la testa. Cockpit Tech Solution, postazioni di guida di altissimo livello personalizzabili a 360 gradi. I prezzi veramente competitivi e per tutti i miei iscritti un extra sconto del 20%. Ciao ragazzi, in questo ultimo periodo avrete visto, se mi seguite, mi sto dedicando quasi interamente alla sezione online del gioco. Sto facendo dei campionati col mio team, l'FRT, Fire Beast Racing Team. L'ultimo, il Nation Series, è iniziato proprio la settimana scorsa e sono arrivato ad un punto dove non riesco più a tirare giù dei decimini preziosi che invece mi servirebbe fare. Come risolvere? Torno a Tokyo. Come vi ho sempre detto, Tokyo, la pista da 600 punti prestazione, non è da prendere esclusivamente come farming, ma è da prendere come allenamento, perché è una pista completa a 360 gradi. È un nastro bagnato completamente che man mano si asciuga, lascia una sola traccia asciutta dove dobbiamo essere precisi in staccata. In più abbiamo auto stradali, non certo quelle da pista, dobbiamo essere ancora più bravi. Una volta che riusciamo a gestire una determinata auto a Tokyo, bene, andare veloce, risalire su una gruppo 3 permette di andare più forte. Questa è una riprova che ormai faccio da 2 anni. Ma ho voluto esagerare, sono voluto scendere a Tokyo con un'auto che non pensavo mai di utilizzare, soprattutto proprio in quella pista, ma mi sono messo alla prova anche come meccanico, dico vediamo se ci riesco e direi che ci sono riuscito veramente bene. L'abbinamento della parola SUV alla parola sport mi fa venire l'orticaria perché non c'è niente di meno sportivo di un SUV, proprio perché ha il baricentro alto, quindi non è una macchina sportiva. Ma dopo una enorme cura dimagrante, perché l'ho fatta scendere fino a 1600 kg, quindi diciamo che è un peso che anche tante super sportive hanno, la GTR pesa anche di più, e un aumento di cavalli, ovviamente vedremo che cosa installare, anche le sospensioni non sono le sue, quest'auto è diventata veramente performante. L'unico neo è ovviamente il baricentro. Sul volante si sente tutto, devo dire che qui hanno fatto un lavorone con il DD Pro, si percepisce benissimo l'altezza dell'auto, si fa fatica in curva, tuttavia è molto precisa, riuscite nel misto, già quando è bagnato, guardate bene i primi giri come riesco ad essere preciso sul bagnato con un'auto così pesante e alta. Sono rimasto stupito, quindi ho proseguito il secondo giro, terzo giro, quarto giro, poi ci ho preso la mano e devo dire, ahimè, che mi sono anche divertito e l'esperienza mi è piaciuta tanto, quindi spero che piaccia anche a voi. È una cosa diversa, ripeto, è stata veramente messa a dieta come auto, eh. Credo che col peso originale sicuramente non andrà così, perché essere oltre che alta, anche pesante, sono due fattori nettamente drammatici a livello della velocità in pista. Ma andiamo a vedere che cosa installare in GT Auto, vediamo quali componenti installare, il setup e poi la gara. I cerchi sono i suoi, non li ho toccati, quindi non dovete fare nulla. Come parti personalizzati invece abbiamo un avantreno tipo A e un alettone tipo B. La livrea la trovate già condivisa in vetrina, se volete adesivi o livree personalizzate scrivetemi a questa mail. Tutti i miei lavori li trovate col tag DR46. Gomme sport dure per la strategia gara. Diciamo che quest'auto consuma molto, è obbligatorio guidare col cambio manuale, parliamo di 741 cavalli, non sono proprio pochi, guardate che coppia mostruosa, 928 Nm. Bisogna cambiare praticamente all'inizio del contagiri, vedete poi in gara dove vado a cambiare, si riescono a fare 6 giri, ci fermiamo ai box, io ho cambiato anche le gomme, non servirebbe ma dopo potete divertirvi di più, ho raggiunto il 208 basso ma si riesce a fare anche il 7 alto, 7 e mezzo senza problemi perché va veramente forte quest'auto. Installate sospensioni personalizzabili, inserite questi valori, differenziale personalizzabile, inserite questi valori, differenziale centrale personalizzabile impostato su 35 all'anteriore, 65 al posteriore, la deportanza 25 all'anteriore, 143 al posteriore. Installate una EQ personalizzabile,
la tenete al 100%, installate una zavorra, posizionatela a 85 kg, la mettete a 7, quindi sul posteriore installate un limitatore di potenza e lo impostate al 97%. Guardate la curva di coppia come è piatta, se non fosse l'inizio sembrerebbe quasi un motore elettrico, e questo ci permette di andare a cambiare veramente nella parte bassa dei regimi, anche perché tirare le marce così non ha senso, andate solo a consumare, ma vedete come all'estremità, all'estremo, oltre i 6500 giri decresce sia coppia che potenza. Installate un cambio personalizzabile da corsa, lo impostate a 290 km/h, la regolazione manuale prima al finale a 3.160 e poi i rapporti così come li vedete, è un cambio sequenziale a 8 rapporti, ma i primi non li usiamo mai. Il turbocompressore rimane normale, un intercooler invece da corsa, filtro dell'aria da corsa, marmitta da corsa, collettore di scarico da corsa. Il sistema frenante è normale, rimane quello suo, il controller freni non l'ho usato, sicuramente non va messo dietro perché già così scoda il giusto. Frizione e volano sono da corsa, albero di trasmissione in carbonio, ho installato bielle e pistoni in titanio, quindi nella sezione suprema. Per la carrozzeria la riduzione del peso fase 1, fase 2 e fase 3, inoltre aumentate la rigidezza della carrozzeria. Per quanto riguarda gli aiuti, nessuno attivo a parte l'ABS su predefinito, è pur sempre una 4 ruote motrici, quindi non servono assolutamente.
Della serie che non bisogna giudicare se non si è prima toccato con mano. Ecco, mi sono anche divertito con un SUV. Beh, se fosse così anche nella realtà, sarebbe una gran bella auto, ma non dimentichiamoci di una cosa, di quintali di peso ne ho levati tantissimi. Quindi adesso, in preda alla curiosità, faccio così, rimetto i suoi chili e torno a Tokyo e vi faccio sapere nei commenti come si comporta, se torna ad essere il classico SUV che si ribalta ad ogni curva o se invece rimane così agile o quantomeno vicino all'agilità che ha adesso quest'Urus nel misto stretto di Tokyo, perché non so se avete visto il primo giro con gomme sport dure, come riesco a fare delle linee pulitissime, addirittura superare auto super sportive che hanno gomme sport morbide. Tanto di cappello, o all'auto o a me come meccanico. Bene ragazzi, io vi ringrazio di avermi seguito, se questo video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi. Ciao ragazzi!